Ciao! Oggi ho ordinato il curry da Coco Ichibanya. Il curry rice giapponese ha questo aspetto e questo è il suo aspetto, che non è l'aspetto migliore del mondo, ma il sapore è molto buono. È un sapore un po' acidulo e piccante salato al tempo stesso, che a me piace un sacco. Ho preso il curry con le verdure oggi e con la cotoletta di maiale fritta. Questa è la cotoletta di maiale, è tutta tagliata a listelle con le dita. Questa è lei, tutta super croccante. Teoricamente. Poi in realtà al tatto mi sembra che si sia un po' flosciata con il trasporto. Ah, la piccantezza che aggredisce. Non è nemmeno così tanto piccante. La cosa che a me piace di Coco Ichibanya è che hai tutti i livelli di piccantezza tra cui puoi scegliere. Poi tipo se ti piace mangiare di più, puoi tipo scegliere di avere più riso. Poi puoi aggiungere tutti i vari topping se vuoi al tuo curry. Quindi mi piace, è una catena interessante. Ci sono stata con degli amici la prima volta, mi è piaciuta molto. Adesso proverò una patata. La cotoletta non è croccante come al solito, forse in negozio sarebbe stata più croccante, penso sia il problema del trasporto che l'ha un po' afflosciata, però vabbè, insomma, è comunque buona. Normalmente nel piatto è tutto quanto insieme, con il riso, con la cotoletta sopra e intorno al mare di curry, ed è più facile in quel modo mangiare tutto insieme, invece così è un pochino più complicato. Mi raccomando, se qualcuno lo volesse provare, di andarlo a mangiare al ristorante piuttosto che il take-out, anche se ovviamente il take-out è comodissimo perché te lo portano a casa, quindi non c'è niente di meglio del take-out, però il ristorante è un'altra esperienza. Allora, a me le carote non piacciono, ho appena mangiato una carota, infatti è stato un momento difficile. Le verdure dentro al curry prendono su tutto il sapore del curry e quindi perdono praticamente completamente il proprio sapore originale. E quindi la carota come consistenza a me non dà fastidio, ha il sapore che non mi piace. Quindi le carote, anche se ci sono nel curry, le mangio. Invece le cipolle, io odio la consistenza, quindi quelle non le mangerò mai, giammai. Odio la consistenza e odio il sapore che hanno, quindi no. La cipolla è indubbiamente il nemico numero uno. Poi il riccio di mare ci ha provato, però possiamo classificarlo come nemico numero 3, perché al numero 2 mettiamo l'aglio. Questo pezzo di cotoletta era rimasto un po' a mollo, quindi si è ammosciato ancora di più. Adesso proviamo un fagiolino. Buono, sa di curry. No, le cipolle proprio no. No, 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 no. Esci da questo curry. A me personalmente, quando mangio, piace sempre separare le cose.
solito mangio, prima finisco di mangiare una cosa, poi mangio un'altra. Il curry è una di quelle occasioni in cui diciamo il mio cervello può accettare di mischiare tutto insieme, perché nasce il curry come un mischione di cose tutte insieme, no? Va mangiato tutto insieme, quindi però comunque devo prendere un pezzettino di un po' di riso e una verdura, oppure un po' di riso e la cotoletta, perché il mio cervello funziona così. Però è molto molto difficile farlo, devo dire, con il modo in cui mi hanno portato il piatto. Credo di aver trovato tutte le cipolle. Questo curry che c'è verso la fine, tipo, ha un sapore un po' pastoso. La parte finale attacca la gola. Non so se è perché ci sono tutte le spezie che tipo ci sono sul fondo o cosa, o se perché si stava freddando, non ne sono sicura, però non sono una fan. Vorrei procedere a valutare questo piatto in base ad alcuni criteri. L'aspetto 2 su 5 perché è marrone, però la cotoletta è tutta tagliata per bene, insomma, onesto per un curry. La consistenza 3 su 5 perché la cotoletta era un po' floscia, avrebbe dovuto essere più croccante. Il sapore direi 4 su 5. L'originalità del piatto, il curry è un piatto classico giapponese, quindi non c'è niente di originale in questo curry, è un classico curry, quindi 1 sull'originalità. Il piatto rispetto a un palato italiano può apprezzare questo piatto secondo me, e ce ne sono molte varianti. Io ho scelto quella con la cotoletta di maiale, ma ci sono varianti anche con crocchette di patate, comunque ci sono tantissime varianti. E, a me piace moltissimo col formaggio, ma nel senso, cosa non è buono col formaggio? È abbastanza avvolgente, non so come dire. Ha un sapore abbastanza avvolgente, e sarà perché me lo preparava la mia host mom giapponese quando ho fatto l'home stay, però è un po' un sapore di casa per me, quindi, però forse è una cosa personale questa.